Buongiorno, siamo qui per presentarvi il cammino che stiamo attualmente percorrendo, il cammino di Sant'Agostino. È un cammino poco noto perché risale a una decina di anni fa e non è riconosciuto a livello ministeriale. E in definitiva è un cammino che è nato per collegare tra di loro 50 santuari mariani. E questa cosa di Maria è molto importante perché il cammino forma una rosa stilizzata per quanto possibile, perché fa riferimento appunto a uno dei titoli di Maria, che è Rosa Mistica. Per cui possiamo dividerlo in tre parti differenti: il fiore della rosa, che praticamente è situato quasi completamente in Brianza ed è lungo circa 350 km. Le due foglie, quella orientale e quella occidentale. Quella orientale va verso l'Adda e quella occidentale va verso Busto Arsizio e la Brughiera Lombarda. E poi abbiamo il gambo, che da Monza scende prima fino a Pavia e poi, volendo, si prolunga fino a Genova attraverso la via del Sale, che attraversa l'Appennino Ligure. Insomma, questo cammino è poco noto, però ha la sua credenziale. Bellissima, tra l'altro. Molto ordinata, ogni santuario ha La credenziale brianzona. al suo posto una credenziale, al suo numerello d'ordine. Il problema è che a volte è una caccia al tesoro il timbro nei vari santuari, perché o il santuario è chiuso e bisogna rivolgersi a una parrocchia, oppure Che è chiusa anche quella. Oppure ci sono degli orari molto particolari. Per esempio ieri abbiamo fatto una tappa da 26 km, contavamo di tornare con 3 timbri e invece non abbiamo nessuno, perché in uno dei santuari il timbro era mancante e non si sa quando verrà rimpiazzato, l'altro invece è aperto dalle 8 alle 9 di mattina e il terzo alla fine era chiuso. E in qualche modo fa ridere. A livello di accoglienza non è organizzato come la Francigena e tantomeno come Santiago, però andando sul sito che lasciamo in descrizione qua sotto si può nella sezione accoglienza trovare qualcosa, soprattutto parrocchie, magari sistemazioni col materassino, accampati un po' alla belle meglio, oppure qualche convento, altrimenti rimangono in B&B. Diciamo che non è un cammino che stiamo facendo perché noi comunque siamo avvantaggiati logisticamente, perché ci dividiamo tra Milano e la Brianza. Qualcuno che dovesse venire da lontano, francamente non so se gli consiglierei di farlo, di passare le proprie ferie su questo cammino, che diciamo, offre scorci particolari e anche inattesi, soprattutto nella parte centrale del fiore, in Brianza. Si passa tra i laghi della Brianza, sulle montagne del Triangolo Lariano, però ci sono anche, diciamo, tratti meno carini, ecco. Per esempio c'è l'attraversamento di Milano, che può essere una cosa interessante, diciamo, architettonicamente parlando, per, diciamo, i nuovi grattacieli, la riqualificazione di alcune zone che vengono attraversate, però quanti più lontano da un normale pellegrinaggio si possa immaginare. La segnaletica del cammino, per concludere, è appunto la rosa. Si possono trovare soprattutto sui lampioni e sui pali o una rosa stilizzata, oppure più facilmente una freccetta gialla che segna la direzione da percorrere. Penso che abbiamo detto tutto. Se vi può interessare, seguiteci in questo cammino.